Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video andiamo a vedere come dare ad un elemento la forma di un triangolo in puro CSS, utilizzando un trick che coinvolge la proprietà border. Tuffiamoci subito nel codice per scoprirlo. Bene, come potete vedere mi trovo già in VS Code e ho semplicemente inizializzato questo markup per creare questi tre paragrafi, di cui uno ha questa classe Special Paragraph, perché è proprio il paragrafo su cui vogliamo andare ad inserire un triangolino per indicare visualmente, graficamente, che questo paragrafo per qualche motivo è speciale, appunto è importante. Per quanto riguarda lo stile, ho giusto qualche stile di base. Andiamo quindi subito a targettare il nostro special paragraph e in particolare quello che vogliamo fare è andare a targettarne lo pseudo elemento after, che identificherà appunto il nostro triangolino. Come tutti gli pseudo elementi, quindi andiamo a definire un content, in questo caso vuoto, e andiamo a posizionarlo in maniera assoluta rispetto al paragrafo, e questo ovviamente richiede che special paragraph di per sé sia posizionato in maniera relativa, e se diciamo questo argomento, il posizionamento in particolare relativo e assoluto, non vi è sufficientemente chiaro o avete ancora dei dubbi a riguardo, vi lascio qui in alto una card che rimanda ad un mio video in cui parlo di questo argomento nel dettaglio. Bene, fatto questo, proviamo adesso a visualizzare il nostro pseudo elemento dandogli per esempio una width di 10 pixel, un'altezza di 10 pixel e un background color red, ad esempio, ed eccolo qui, il nostro pseudo elemento al momento si trova qui. Andiamo a posizionarlo all'inizio del nostro paragrafo, quindi diamogli pure un top di 0 e diamogli un left diciamo di meno un m. In questo modo il triangolino si posiziona qua. Diamogli pure un top di 0.2 m. Adesso a partire da questo quadrato noi vorremmo ottenere un triangolo e per farlo dobbiamo andare ad applicare un bordo, che può sembrare molto strano inizialmente, ma vedremo subito perché questo risulta poi essere un trick molto, molto efficace. Andiamo come prima cosa ad ingrandire in maniera spropositata il nostro quadrato, non perché ce ne sia un reale motivo, solamente per vedere meglio quello che sta succedendo. E andiamo ad applicare una serie di bordi, un bordo in particolare per ciascun lato di un colore diverso. Andiamo ad esempio a dire che il border left è ad esempio 15 pixel solid black. Andiamo a fare la stessa cosa con il border right, questa volta gli diamo un colore ad esempio blu. Il border top gli daremo un colore ad esempio green, e il border bottom a cui daremo invece un colore ad esempio Rebecca Purple. Bene, come possiamo vedere adesso abbiamo il nostro quadrato con i suoi quattro bordi, ciascuno di un colore diverso, e quello che possiamo immediatamente notare è che nei punti di congiunzione, quindi negli angoli di questi bordi, si forma questa sorta di diagonale, quindi il bordo prende la forma di un trapezio, possiamo dire, proprio perché ad esempio qui nella parte left abbiamo un bordo black che si incontra nell'angolo in alto a sinistra con il bordo top che invece è green, e quindi si forma questa sorta di diagonale appunto. E questo concetto è alla base, diciamo, per la creazione di un triangolo. Qui, diciamo, si nasconde veramente la chiave, il concetto chiave per creare un triangolo in CSS. Il prossimo passo, infatti, a partire da questa situazione, è piuttosto semplice da immaginare. Cosa potrebbe succedere se il nostro quadrato fosse formato solamente da bordi, ovvero non avesse una width e neanche una height settata? Proviamo a farlo nel codice e come possiamo vedere in questo momento il nostro div è composto solamente da un bordo, o meglio da quattro bordi ciascuno con un colore differente, ma di per sé non ha alcuna larghezza e alcuna altezza associata. E come possiamo vedere
è come se questi bordi di fatto fossero quattro triangoli. Questo perché appunto prima avevamo una larghezza ed un'altezza che separava i nostri quattro bordi. Nel momento in cui cominciamo a ridurre questi due valori, vediamo che i bordi si avvicinano sempre di più, fino a sparire completamente se io li tolgo. E in questo caso appunto abbiamo solamente questi quattro triangolini. Quindi quello che viene spontaneo fare adesso è semplicemente andare a dire ok, io ho intenzione di mantenere questo triangolo nero, semplicemente posso andare qui a eliminare gli altri tre. In che modo? Ad esempio settando un colore trasparente su di essi, quindi transparent, e come possiamo vedere in questo momento rimane solamente il triangolino nero a sinistra. A questo punto eliminiamo anche il background e quello che rimane è esattamente il nostro triangolo nero. Ovviamente scrivere i bordi in maniera separata per ogni lato è un po' prolisso, quindi quello che possiamo fare semplicemente è dire che noi vogliamo che tutti i bordi siano 15 pixel come width, solid come style e transparent come colore. E ovviamente questo causa tutti i bordi ad essere invisibili perché sono trasparenti appunto. Quello che poi andiamo a fare semplicemente è sovrascrivere che cosa? Semplicemente il colore del bordo che ci interessa, in questo caso il border left. Quindi possiamo dire ad esempio border left color è red e abbiamo appunto questo triangolo rosso. Se volessimo un triangolo diciamo con la punta rivolta invece verso sinistra, ci basterà dire border right color e mettiamo il colore che più ci aggrada e ovviamente andiamo in maniera opportuna a modificare gli offset, in questo caso top e left, per fare in modo che il triangolo diciamo sia nella posizione che vogliamo. Questo che ho mostrato è un possibile caso d'uso per l'utilizzo di questo triangolo, appunto per demarcare una sezione più importante rispetto alle altre. Un altro caso d'uso interessante per utilizzare un triangolo di questo tipo nel nostro CSS è ad esempio quando abbiamo a che fare con una lista di scelte, come in questo caso abbiamo una unordered list che al suo interno contiene degli li con dentro sostanzialmente dei radio button e possiamo vedere questa lista qua sotto. E la cosa che si potrebbe fare, che sarebbe interessante, è appunto all'over su una qualsiasi di queste scelte visualizzare a fianco della scelta un triangolino per indicare che è proprio questa l'opzione che stiamo per selezionare. Ho già predisposto un po' di CSS per dare questo stile di base alle nostre choice e quello che possiamo andare a fare in realtà è molto simile a ciò che abbiamo fatto prima per far comparire il nostro triangolino a fianco del paragrafo, ovvero andiamo a targettare la nostra choice, in particolare il suo elemento after, ma abbiamo detto che vogliamo far comparire il triangolo solamente all'over su una choice, quindi quello che dovremmo dire in realtà è choice hover e poi after. In questo modo andiamo a targettare lo pseudo elemento after dell'elemento choice che si trova però in stato di over. Quindi un elemento con classe choice che non è in stato di over non andrà a ricevere gli stili che stiamo dettando in questo momento. Quello che andiamo a dire semplicemente qui è content vuoto, posizionamento assoluto anche in questo caso, perché ovviamente vogliamo posizionare il triangolo in maniera assoluta rispetto alla nostra opzione. Andiamo quindi a dargli un border, come abbiamo fatto prima, di ad esempio 0.5m solid transparent, e poi per il bordo left, quindi per il triangolo che rivolge la punta verso destra in questo caso, diamo un colore ad esempio red e quindi possiamo vedere che otteniamo questo triangolino rosso ogni volta che facciamo hover su una scelta. Ora quello che resta da fare è posizionarlo nella maniera corretta, quindi per quanto riguarda l'offset da sinistra andiamo semplicemente a dire che questo dovrà essere left ad esempio meno un m e questo
ci porta in una situazione di questo tipo. Per quanto riguarda l'offset dall'alto, invece, quello che andiamo a dire è che noi ci vogliamo distaccare dall'alto del 50% e abbiamo una situazione di questo tipo in cui il vertice, diciamo, in alto del nostro triangolo si trova perfettamente a metà tra il bordo top e il bordo bottom di questo nostro elemento choice. Adesso quello che resta da fare è traslare in alto di quanto il nostro triangolino, esattamente della metà della sua stessa altezza, e questo lo possiamo fare semplicemente dichiarando un transform sulla proprietà translate y meno 50%. In questo modo il nostro triangolino sarà perfettamente centrato verticalmente e vediamo che all'over su una qualsiasi scelta compare appunto questo triangolino che fa capire, dà un indizio sulla selezione corrente che stiamo per andare a effettuare. Bene, quindi abbiamo visto come creare un triangolo in CSS e come sia tutto sommato semplice customizzarlo per le nostre esigenze. Come sempre vi lascio qui sotto il codice e link a risorse utili. E se il video ti è piaciuto lascia pure un like e un commento e considera di iscriverti al canale per nuovi video come questo. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.